Bentornati, in questo video incontro ci occuperemo di due condizioni che riguardano i nervi, quindi due sindromi compressive abbastanza frequenti. La prima è quella della sindrome del canale carpale, ovvero la compressione del nervo mediano a livello del polso, e l'altra è la sindrome di compressione del nervo ulnare al gomito in questo livello, al passaggio in una loggia anatomica. Quando un nervo è compresso causa formicolii, addormentamento, alterazioni della sensibilità in una prima fase, e più la patologia, il problema procede, più è facile che venga a essere interessata anche quella parte muscolare che dal nervo è appunto innervata, andando incontro nelle fasi più avanzate anche da un'atrofia e quindi una perdita della funzionalità. La sindrome del canale carpale, abbiamo detto, è la compressione del nervo mediano a livello appunto di questa loggia anatomica chiamata canale carpale. Il territorio di innervazione del nervo mediano è quello del primo, secondo, terzo e metà del quarto dito, e i pazienti in caso di compressione del nervo a questo livello accusano proprio alterazione della sensibilità in questo territorio. Frequentemente durante la notte i pazienti riferiscono di svegliarsi, di cercare una posizione che non si riesce a trovare per togliere questo formicolio. La diagnosi è sicuramente clinica, quindi in base a quello che ci dice il paziente. Vi sono un paio di test che si possono fare. Il primo si chiama test di Tinel, ovvero una piccola percussione a livello del polso. In caso di sofferenza del nervo, il passaggio, vengono esacerbate delle scossette del territorio di innervazione del nervo. Oppure un altro test si chiama test di Fallen, ovvero mantenere in una posizione tale nella quale il nervo già sofferente è ulteriormente compresso, e questo scatena il formicolio nella zona del nervo mediano. La diagnosi poi viene confermata, soprattutto per valutare quella che è la sua gravità di sofferenza, da un esame che in questo caso è l'elettromiografia. In caso di una sofferenza iniziale modesta, allora è giusto provare un trattamento anche qui conservativo, con l'utilizzo di tutori notturni che vadano a togliere la pressione su questo nervo, l'utilizzo di farmaci, di integratori ad esempio neurotrofici che aiutino le fibre nervose a cercare di riprendersi. Se tutto il trattamento conservativo purtroppo fallisce, allora si è in grado già da tempo, con tecniche mini-invasive, una piccola incisione di 5 mm senza mettere punti, con un endoscopio, di andare a liberare il nervo nel suo passaggio. L'intervento dura circa 3-4 minuti, il paziente muove immediatamente la mano, si può guidare dal giorno dopo e riprendere in tempi abbastanza rapidi quella che è la propria attività lavorativa e sportiva. L'altra sindrome da compressione, abbiamo detto, riguarda un altro nervo che è il nervo ulnare, che insieme poi al nervo radiale va a fare i tre nervi principali dell'avambraccio. Il nervo ulnare ha un territorio diverso di innervazione, va nella restante parte della mano, quindi porta la sensibilità e l'elettricità in questa zona dell'avambraccio della mano, al mignolo e a metà dell'anulare. Nella maggior parte dei casi la sua compressione si verifica in questo punto, ovvero in quella che è chiamata doccia epitrocleo-olecranica. In questo punto il nervo passa vicino a tutti i tendini che fanno piegare le dita. In quelle situazioni nelle quali si ha un sovraccarico dei tendini flessori, se loro aumentano di volume vanno a schiacciare le cose che hanno vicino, tra questi appunto il nervo, andando quindi a esacerbare la sintomatologia nervosa. Diagnosi clinica, anche qui si può avere un segno di Tinel positivo quando si va a percuotere in questa zona. Utilizzo di elettromiografia per avere la certezza del sito di compressione e la gravità della sofferenza, e il trattamento conservativo, anche qui è il primo tentativo che deve essere fatto, analogamente per il nervo mediano dei tutori notturni, delle terapie fisiche, dei neurotrofici, integratori per i nervi, e in caso di sofferenza importante dimostrata dall'esame elettromiografico o da periodi lunghi di persistenza della compromissione del nervo, un intervento con
taglio a livello del gomito permette di andare a liberare il nervo. Anche qui la mobilizzazione è di fatto immediata e poi sia in un caso del nervo mediano che del nervo ulnare, una volta rimosse i punti di sutura, si procede con alcune sedute di riabilitazione per il recupero completo. Arrivederci.